Ciao a tutti, oggi parliamo della rinite allergica nel cane e nel gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che in questo canale carico settimanalmente video sulla medicina veterinaria del cane e del gatto. Soprattutto fondamentalmente cerco di spiegarvi in modo semplice alcune patologie che possono ovviamente apparire complesse, in modo da darvi ovviamente un mio quadro sulla patologia, in modo da farvi capire meglio magari una patologia che è stata diagnosticata al vostro cane e al vostro gatto. Inoltre ogni tanto carico anche video inerenti sempre alla gestione del cane e il gatto, quindi vi invito ad iscrivervi qua sotto se siete interessati a seguire questi argomenti. Inoltre, se volete sostenere questo progetto, vi ricordo sempre di mettere un bel mi piace al video, che aiuta ovviamente la condivisione del video ad altre persone che magari hanno un cane o un gatto e sono interessate a questi argomenti. Partiamo subito dalla rinite allergica nel cane e il gatto. La rinite allergica rispetto per esempio nell'uomo è meno frequente nel cane e il gatto, forse anche noi medici veterinari diamo meno peso a questo tipo di problematica. In realtà si sospetta che la rinite allergica sia abbastanza frequente soprattutto in quegli animali che chiaramente soffrono di dermatite per esempio atopica, oppure fondamentalmente sono allergici a qualcosa a livello cutaneo. Molto spesso noi ci occupiamo tantissimo di allergie nel cane, soprattutto a livello cutaneo, e il naso chiaramente non dico che viene lasciato un po' a se stesso, però effettivamente gli diamo meno peso. Probabilmente anche lì abbiamo meno cani e gatti che starnutiscono rispetto a quello che succede per esempio nelle persone. Recentemente mi è capitato un caso di rinite allergica e quindi ho deciso di fare questo video per raccontarvi sia il caso clinico e chiaramente ricordarvi chiaramente che esiste anche questa problematica nei nostri cani e nei nostri gatti. Allora, fondamentalmente si pensa che chiaramente la rinite allergica sia causata da allergeni aerei, quindi può essere qualche polline, può essere il cane fondamentalmente quando voi andate a passeggio, sempre il naso chiaramente, soprattutto se andate nei campi, a terra, quindi l'inalazione di allergeni ambientali ovviamente è elevatissima. Nei gatti per esempio può essere invece causata per esempio dal fumo di sigaretta, dal fumo magari del camino oppure da prodotti che spruzziamo nell'aria. Ricordatevi sempre che nel gatto più che la rinite allergica è molto importante invece la bronchite asmatica, che può chiaramente essere un problema ancora maggiore, però a volte possono ovviamente esserci anche delle rinite allergiche anche nei gatti. Di solito nella rinite allergica cos'è che vediamo? Vediamo scolo che può essere sieroso, a volte può essere un po' mucoso e se c'è diciamo, una, ehm, una sovraccrescita poi batterica, poi può essere anche purulento, ma tendenzialmente sono scoli sierosi, cioè perdono un pochino di siero trasparente dal naso. Possono esserci starnuti e chiaramente nel cane abbiamo sempre questo grosso problema di identificare soprattutto nel periodo che va da primavera a fine estate la diagnosi differenziale dello starnuto nel cane, soprattutto giovane, è con l'inalazione del forasacco, cioè la spiga. In fondo al video e anche qua sopra vi metterò ovviamente i video sui forasacchi per spiegarvi bene cosa sono e cosa bisogna fare per evitare che questi vengano inalati dai nostri cani. Quindi chiaramente lo starnuto in quel periodo lì può essere più, possiamo sospettare più all'inalazione di un corpo estraneo piuttosto che a una rinite allergica. Nel nostro ambulatorio noi tendenzialmente effettuiamo molto spesso le rinoscopie quando vengono inalati, quindi andiamo a verificare attraverso un rinoscopio, quindi attraverso una telecamera, tutta poi la cavità nasale, e devo ammettere che molto spesso troviamo chiaramente un forasacco quando il cane starnutisce in questo periodo in cui è presente il forasacco, ma ed è il motivo per cui ho deciso di fare questo video, è capitato con un cane che effettivamente siamo andati a fare la rinoscopia. Questo era un cane che aveva scolo e starnutiva, aveva anche un po' di congiuntivite, quindi potevamo già sospettare a un problema diciamo di natura allergica, però chiaramente era il periodo dei forasacchi, decidiamo di fare la rinoscopia e effettivamente le cavità nasali presentavano un quadro di rinite importante. Di solito quando si inala un forasacco, la spiga vegetale,
tendenzialmente il naso è quasi normale, soprattutto se questa inalazione è avvenuta nell'arco di qualche giorno o di qualche settimana. Non trovi quasi mai un naso fondamentalmente con un'infiammazione, con un processo infiammatorio importante. In questo caso invece entrambe le cavità nasali avevano un importante processo infiammatorio acuto, le mucose erano molto iperemiche e vedevi fondamentalmente già alla visione questo naso che chiaramente non era normale a livello di struttura. Facendo chiaramente una piccola biopsia si è visto che fondamentalmente aveva un'infiammazione eosinofilica, quindi la diagnosi di rinite allergica. In quel caso lì la terapia fondamentalmente in cosa consiste? In primis consiste chiaramente nella gestione della rinite allergica, quindi si possono somministrare antistaminici o corticosteroidei per gestire chiaramente l'infiammazione. Poi l'ideale sarebbe capire a che cosa questo cane è allergico, questo cane o questo gatto è allergico. Diciamo che nell'ambientale ci viene molto più semplice perché molto spesso questi episodi possono essere, soprattutto se la problematica non viene gestita diciamo subito magari, possono essere degli episodi che ciclicamente durante l'anno possono ripresentarsi. In questo caso era un cane che effettivamente aveva avuto già l'anno precedente delle problematiche simili di starnuti, molto magari lievi, che il proprietario magari non aveva dato questo grosso peso, e lievi congiuntiviti nel periodo chiaramente che andava a fine luglio, agosto, settembre, e chiaramente anche quest'anno si era ripresentato nello stesso medesimo periodo circa. Fondamentalmente dopo la fine della terapia, dopo che il cane chiaramente si è stabilizzato, abbiamo aspettato un attimo il periodo lontani chiaramente dalla terapia corticosteroidea e poi siamo andati a fare le prove allergiche e con grande interesse abbiamo scoperto che il cane era allergico a delle piante, in questo caso all'ambrosia, che fioriva proprio in quel periodo. Quindi fondamentalmente sappiamo che il cane è allergico fondamentalmente a questo tipo di pianta, mentre invece al resto delle piante, per esempio c'era un sacco di graminacee, non era allergico, e anche per esempio ad altre piante non era allergico. Chiaramente questo ci aiuta sia nella gestione, chiaramente aiuta il proprietario perché evita magari le zone, per esempio i campi, soprattutto in quel periodo in cui questa pianta è presente rispetto magari ad aprile, maggio, quindi può decidere di frequentare alcuni ambienti in un determinato periodo dell'anno e altri evitarli perché sa che il cane è chiaramente allergico. In più c'è la possibilità poi di fare la terapia immunizzante per cercare di andare a ridurre chiaramente l'effetto chiaramente di questo allergene, quindi dargli ovviamente più accessibilità chiaramente a certe zone perché comunque banalmente se uno vive a contatto magari con un campo, per quanto non frequenti quel campo, nell'aria chiaramente gli allergeni, i pollini ci possono essere, quindi non sempre lo puoi evitare. In più sappiamo che ora sappiamo il periodo in cui c'è la fioritura e quindi sappiamo quando iniziare magari una terapia per aiutarlo, per evitare chiaramente che questo problema poi si verifichi in maniera importante, che quindi anche, ripeto, una rinite, ripeto, tutti i processi infiammatori partono come processi acuti, però poi se non si gestiscono, non si curano, possono diventare dei processi cronici che poi possono dare problemi più importanti. Quindi l'importanza chiaramente nella rinite allergica è quella sia di curarlo, ma chiaramente anche di capire che cosa è allergico, per cercare chiaramente di ridurre questo allergene dove si può chiaramente, perché se un cane per esempio è allergico alla polvere, chiaramente è più complesso che sia allergico a una pianta che magari possiamo evitare di frequentare magari un certo tipo di zona, magari un certo tipo di parco, un certo tipo di campo. Se invece è allergico alla polvere è un po' più complessa, però anche lì esistono terapie immunizzanti per aiutare chiaramente i cani alla gestione chiaramente di questo loro problema. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata e un saluto a tutti.